Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo video di Regole col creatore. Io sono Lorenzo e oggi vi presenterò la nuova espansione del Reaper Cell, la mano dell'annientatore. Ok, inizierò a mostrarvi i contenuti. Un regolamento, 3 schede eroi nella loro versione maschile e femminile, segnalini, 2 vari, 69 carte standard che comprendono anche 7 carte speciali che hanno questo retro con queste scaglie di drago, segnalini esperienza, segnalini veleno, un segnalino primo giocatore e un segnalino party e 169 mini carte. Ora le vedremo tutte insieme. 10 goblin, 6 guardie, 2 demoni inquisitori, 6 uomini lucertola, 6 lupi non morti, un mimic, 6 orchi, 12 briganti, 6 ratti, 10 scheletri, 8 slime, 3 troll entreranno a Trento tutti e 3 trollando, 3 osservatori, un gazzer antico, 12 zombie, 3 fantasmi, 6 simpatiche ranette combattenti, 3 demoni e viceratori, 2 alberi demoniaci, 2 ciclopi, 12 pipistrelli, 2 signori dell'abisso, un set di chiavi, una mappa, 3 radici di mandragola, 4 frammenti magici, una lettera, un pugnale del re, una chiave di fuoco e una chiave d'osso, 2 zainetti, 13 carte cibo, 7 alleati, 6 carte sogno, 6 carte pugno. La Madonna! Questa espansione è una grande novità perché introduce, oltre a diversi materiali, nuove carte, nuove armi, nuovi personaggi, anche una nuova modalità che è quella che puoi giocare in cooperativa e anche in solitaria. Ti consiglio tuttavia, per prendere dimestichezza con il gioco, di fare un paio di partite, se non di più, alla classica versione PvP, quindi uno contro l'altro, prima di imbarcarti in questa nuova avventura. Questo per prendere dimestichezza con le regole e iniziare a entrare un po' nel meccanismo di gioco. Se è la prima volta che giochi a Village of Legends, prova a dare un'occhiata al video qua sopra che ti mostra le regole principali del gioco base. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito a vedere come si gioca a questa nuova modalità cooperativa / solitario. Per affrontare questa nuova avventura avrai bisogno anche del libro delle avventure. È disponibile nella sua versione stampata oppure anche nella sua versione online completamente gratuita. Il sistema online ti permette anche di salvare i personaggi e riprenderli comodamente la prossima volta che andrai a giocare a questo gioco. In questo video vedete la versione stampata, ma come ho già detto prima non siete obbligati a comprare il libro perché potete accedere tranquillamente alla versione online. Il libro di avventure contiene 331 capitoli sviluppati in 164 pagine completamente in italiano. Ok, come prima cosa ho diviso le carte in birre, pergamene, magie, pozioni e pepite. Dopo averle mischiate le mettiamo coperte sul tabellone del mercato. Prima di iniziare a leggere il capitolo 1, ogni giocatore pesca 2 bastoni e 8 monete. Tutti gli altri bastoni e le altre monete vengono eliminati dal gioco. Inoltre togliete tutti i mostri dal mazzo principale e metteteli da parte. Ok, in questo video giocherò con il mago rosso. Per evitare di rivelare troppi spoiler in questo video cercherò di prendere uno dei primi combattimenti che vengono proposti e non farvi vedere come ci sono arrivato. Durante l'inizio della mia partita, al capitolo 1 ho trovato un'ascia che ho aggiunto al mio mercato e poi dopo sono finito al capitolo 37. Quindi inizierò a comporre il mazzo di questa avventura utilizzando le carte indicate nel libro, quindi in questo caso 0, 14, 17, 18, 19 e 27. Dal mazzo delle carte avventura andrò a prendere le carte selezionate. Vanno mescolate. Se è presente la carta 0 Final Boss va lasciata come ultima carta del mazzetto e le altre messe sopra in questo modo. Ok, sono pronto per iniziare. Vado a mettere qua il mio mazzetto da cui pesco le mie 5 carte iniziali. Se ho difese nella prima mano posso pescarle, chiaramente so di non averle, quindi prima di iniziare girerò la prima carta avventura. Ogni carta avventura che rappresenta un incontro, quindi le carte monsters, mettono in gioco un numero di mostri variabile in base al numero di giocatori. In questo caso io metterò giù, visto che sono da solo, metterò giù un lizardman, una rana combattente,
e uno slime. Se invece, facciamo un esempio, sono in 2 giocatori, lui mi dice che un Lizardman ogni 2 giocatori, quindi rimane un uomo lucertola, mentre invece si aggiunge una rana se siamo in 2 giocatori, perché un Fighting Frog ogni giocatore, e se siamo in 2 giocatori rimarrà un solo slime. Le cose cambiano se invece siamo in 3 giocatori, quindi se siamo in 3 giocatori un Lizardman ogni 2 giocatori vuol dire che se siamo in 3 ci saranno 2 Lizardman, un Fighting Frog ogni giocatore vuol dire che ci saranno 3 rane, e uno slime ogni 2 giocatori vuol dire che se siamo in 3 giocatori ci saranno 2 slime. Ok, una volta che ho definito quanti mostri vanno pescati, i mostri nell'ordine in cui vengono elencati devono essere disposti partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso orario. Quindi andrò prima a distribuire tutti gli uomini lucertola, poi andrò a distribuire tutte le rane e poi andrò a distribuire tutti gli slime. In una partita solitario posso anche evitare di utilizzare il segnalino primo giocatore, perché sarò sempre io il primo giocatore, mentre invece è molto importante utilizzarlo quando si gioca una partita a 2 o più giocatori, proprio perché le dinamiche della distribuzione dei mostri cambiano in base a chi è il primo giocatore, cioè chi possiede questo segnalino. Ok, in questo caso iniziamo a combattere, nel senso che i mostri appena vengono disposti davanti a un eroe da una carta avventura e all'inizio del turno di ogni giocatore, come anche nel gioco base, attaccano. Prima che i mostri attacchino bisogna applicare gli eventuali effetti secondari della carta avventura. In questo caso questa carta mi costringe a scartare 2 carte, quindi all'inizio del mio turno io scarto 2 carte a mia scelta, se non è specificato le scelgo io. Inoltre un'altra cosa che dice la carta avventura dice che tutti i mostri hanno l'abilità hopping, che vuol dire saltellare, quindi chiaramente in una versione a un giocatore non cambia niente, ma in 2 giocatori i mostri con questa abilità si sposteranno alla fine del turno davanti al giocatore seguente, quindi al giocatore alla mia sinistra. In questo caso questa abilità permette per esempio alle rane di proliferare se ce ne sono 2 o più, oppure ai Lizardman di proliferare, eccetera eccetera. Oltre a scartare 2 carte per questo effetto, anche lo slime, nonostante non attacchi, mi fa scartare una carta. Quindi, visto che ho 5 carte in mano, prima che attacchino i mostri io devo scartare 3 carte, le metto nella mia pila degli scarti. Ok, allora Lizardman attacca, Fighting Frog attacca, lucertola dado nero, rana dado verde, quindi abbiamo 4 meno 2 2 danni, 5 più 2 7 danni, 1 2 3 4 5 6 7, vado a 28. Ora al mio turno giocherò il mio bastone, quindi partendo dalla rana e proseguendo verso il lizard io attacco 3 danni meno 2 del bastone, andrò a fare solo un danno con cui sconfiggo la rana. Cosa importante, cosa succede adesso? Nel momento in cui io sconfiggo un mostro vado a girare la carta del mostro. In questo caso non prendo nessun punto esperienza perché non è indicato, ma c'è scritto una carta, vuol dire che io dal mazzo principale devo andare a girare una carta e me la metto davanti. Questa carta rimane nella mia zona e può essere acquistato nei turni successivi se io ho abbastanza carte in mano, ma soprattutto se io non ho mostri davanti. In questo caso, anche se avessi 50 monete richieste, io non potrei neanche acquistarla. Quindi, finito il mio turno, la rana è stata sconfitta, io non prendo punti XP, nuovo turno, mi riattaccano i mostri. Quindi vado a scartare le ultime carte che ho, pesco le mie prossime 5 carte, ne devo scartare ancora 2, quindi sono un po' stato sfigato perché l'ascia è rimasta dietro. Il Lizardman mi attacca, mi fa 6 danni, quindi 1 2 3 4 5 6. Io attacco il Lizardman, un danno al Lizardman, che tra l'altro ha 1 di scudo, quindi non gli faccio praticamente niente. Passo il mio turno, scarto tutte le carte che ho giocato, il Lizard mi riattacca e mi fa ancora 6, brutto bastardo. 1 2 3 4 5 6. Ok, adesso sono sicuro che pescherò la mia ascia. Sono ancora costretto a scartare 3 carte dalla mano, quindi in questo caso le 2 carte che mi fa scartare la carta avventura e lo slime mi fanno scartare 3 carte, quindi per forza devo scartare un bastone. Quindi iniziamo col bastone al Lizardman,
non gli faccio ancora niente e lascia chiaramente al Lizardman. Allora, in questa versione di gioco, ogni volta che viene giocata una carta che ha l'abilità di far scartare le carte, nelle regole speciali di questa versione viene indicato che per ogni carta scartata che teoricamente dovrebbe essere fatta scartare dal giocatore in difesa, invece va a ridurre di 1 per ogni carta scartata l'armatura naturale del Lizard. Quindi vado a fare, ma porca puttana, 2 danni. Ok, per contare le ferite è possibile utilizzare una carta contatore di queste con un cubettino rosso, oppure semplicemente utilizzare un dado, che è anche più comodo forse. Ho tirato il bastone e non ho fatto niente, ho tirato l'ascia e non ho fatto abbastanza ferite per uccidere il mostro. Nuovo turno sta ancora a me, e tra l'altro su col banano perché non ho ancora armi, quindi il Lizardman mi attacca e ho fatto ancora 6, quindi sono praticamente morto. Nuovo turno, il Lizardman mi attacca, mi fa 3, vado a 7, c'ho ancora l'ascia, quindi faccio 6 e uccido tutto. Ok, allora, una volta che ho ucciso tutto, giro le carte. Qua non c'è scritto niente, qua invece mi dà scaglie di rettile e una carta arma. Cosa significa? Allora, significa che oltre ad aggiungere 2 scaglie di rettile al mio inventario, che non sono trovate nelle minicarte ma bisogna semplicemente segnartele con la matitina nella scheda dell'eroe oppure online, e vado a pescare una carta arma dal mazzo principale. Cosa significa? Che io andrò a pescare dal mazzo principale delle carte fino a quando non troverò un'arma. In questo caso era un arco, quindi lo metto nella mia zona. Dopo aver sconfitto la lucertolona prendo 40 punti esperienza. In questo turno potrei acquistare eventualmente delle carte, ma in realtà non ce la faccio perché ho un bastone e altre 4 monete. Quindi cosa decido di fare? Decido di passare e sperare che nel prossimo turno io peschi 5 monete, 1, 2, 3, 4, 5, per poter comprare almeno una di queste carte. Ok, non ce la faccio perché c'ho ancora un bastone e 40 monete. Sono stato sfortunato perché ho trovato delle armi un po' troppo costose rispetto a quello che ho in mano. In questo momento devo per forza entrare nella prossima stanza, o meglio devo pescare la prossima carta avventura. Ora vi farò vedere come funziona invece in 2 o più giocatori. Ok, mettiamo caso che c'è anche un elfo oscuro nel mio party, quindi sono nel turno in cui ho sconfitto l'ultimo mostro. Quindi, avendo sconfitto l'ultimo mostro, prendo il segnalino first player. Ok, me lo metto davanti e so che in questo turno io sono il primo giocatore. Ho sconfitto l'ultimo mostro, posso giocare carte moneta per comprare carte, non ne ho abbastanza, quindi passo. Il mio compagno in questo turno non ci sono mostri in gioco, anche lui può giocare carte moneta dalla mano per comprare le carte che sono in gioco. Chiaramente può comprare le carte che ci sono nella sua zona, in questo caso nessuna, oppure anche quelle che sono nella mia, solo esclusivamente se nella zona in cui vuoi comprare e nella tua zona non ci sono mostri. Ok, mettiamo che l'elfo è riuscito o meno a comprarsi una carta. Sta di nuovo a me. Io sono stato il giocatore che ha ucciso l'ultimo mostro. Nel precedente turno io ho avuto la possibilità di comprare, anche in questo turno ho la possibilità di comprare, ma sono obbligato a pescare la prossima carta. Quindi nel caso io avessi carte a sufficienza per comprare le carte che sono in gioco, le posso comprare e le aggiungo ai miei scarti, però dopo devo pescare la prossima carta. Questo anche se ci fossero 6 giocatori, quindi se io sono il giocatore che ha sconfitto l'ultimo mostro e ha preso il segnalino first player, tutti gli altri giocatori possono fare un giro di loot e comprare le carte. Quando ritoccherà a me posso avere un secondo turno per acquistare carte, ma in questo secondo turno, prima della fine del turno, devo pescare la prossima carta. Ok, avete già capito che questa partita finirà molto presto. Prima di pescare una nuova carta devo eliminare le carte che ci sono in gioco. Prendo anche i punti esperienza indicati dalla carta avventura. Chiaramente questi punti esperienza sono comuni, nel senso che ogni giocatore li pesca, quindi anche se non hanno combattuto gli altri giocatori pescano comunque 40 punti esperienza. In totale io vado a 80, molto vicino al livello 2. Ok, dopodiché vado a scartare questa carta e ne pesco un'altra. Una rana magica ogni 3 giocatori, quindi da 1 a 3 ci sarà solo una rana magica. Vado a cercare tra i miei mostri disponibili la rana magica, la metto davanti a me, quindi una rana magica ogni 3 giocatori vuol dire che in 4, in 5 e in 6 ci sono 2 rane magiche, e mi attacco.
Ok, 4 meno 4, 0. Ma cosa fa? Evoca anche una ranetta. Quindi anche lei mi attacca. E mi fa 2 danni. Io vado a 5. Ok, sta a me. Partendo dalla rana piccola. Non faccio niente. Ma ho anche un'altra carta, che è un'ascia. Con 2 danni faccio un danno a lei e un danno a lei che va a una ferita. Questa muore. Quando muore un mostro lo giro e vado a pescare una carta che posiziono nella mia zona. Avrei abbastanza monete in mano per comprare questa carta arma, però purtroppo non posso farlo perché ho ancora un mostro vivo davanti. Quindi passo, vado a pescare nuove 5 carte alla fine del mio turno. All'inizio del mio prossimo turno la rana mi attacca ancora, mi fa un danno, vado a 4 e evoca un'altra ranetta. La ranetta mi attacca, mi fa 2 danni, vado a 2, sono praticamente morto. Ok, c'ho ancora fortunatamente la ascia. Partendo dalla rana grossa, ma porco cane, avevo una ferita quindi ne faccio un'altra, va a 2 ferite. Ho ancora un bastone, sempre partendo dalla rana grossa, 4, quindi faccio una ferita che è sufficiente per sconfiggere la rana e vado a fare un'altra ferita alla ranettina piccola che muore. Quindi ho finito i mostri, vado a girare le carte. Questa chiaramente è una carta standard, quindi non ha un retro. Vado a posizionare una carta nella mia zona e tra l'altro le regole speciali mi dicono di questa avventura, mi dicono che quando viene sconfitta una rana magica devo mettere in gioco una magia, quindi vado a pescarla, so che sono qua e vado a metterla qua. Ok, è il mio turno, posso acquistare, quindi cosa faccio? Ho 30 monete, vado a acquistare chiaramente la magia che metto nel mio mazzo degli scarti. Ho ancora un altro turno, pesco nuove 5 carte, posso comprare anche la spada, quindi gioco 4 carte, compro la spada, ho in mano un bastone. Come avevamo detto prima, sono obbligato ad entrare nella prossima stanza. Allora, abbiamo sconfitto una rana grossa che mi dà 40 punti esperienza, quindi vado a 120, e questa stanza tra l'altro mi dà anche altri 40, quindi in questo caso vado a 160 punti esperienza. Sono obbligato a entrare nella prossima stanza, vado a scartare questa carta avventura, vado a scartare tutti i mostri sconfitti, vado a scartare anche tutte le carte in gioco che non sono state acquistate. Eccola qua, la prossima carta avventura con cui morirò. Ok, ho perso la strada. Questa nuova carta non è una carta mostro, ma mi fa tirare un dado. Devo tirare un dado e vediamo, con 5 io non ho perso la strada, quindi vado a cercare la prossima che mi dice, sabbie mobili, che d'ora in poi io gioco con una carta in meno, quindi devo pescarne una in meno. Per ora non mi fa scartare nessuna carta, ma so che alla fine di ogni turno devo pescare 4 carte al posto di 5. Continuiamo così, Ok, mostri, vabbè, praticamente ho perso perché sono a 2, anche se metto un Lizardman che mi fa 4, sono morto. Ciao ragazzi! Ah, pezzo di idiota! Hai commesso uno degli errori più madonnali.